Il trittico dell'Adorazione dei Magi di Hieronymus Bosch, custodito a Madrid nel Museo del Prado, è un esempio straordinario di come la pittura, attraverso l'utilizzo dei simboli, possa parlare all'uomo di ogni tempo. Come vedremo, Bosch affronta in modo originale il tema decisivo della salvezza e della redenzione dell'umanità grazie alla venuta di Cristo. Prima di addentrarci nell'osservazione del quadro, una particolarità. Come accade non di rado nelle opere di arte sacra, i due committenti sono raffigurati nei pannelli laterali del trittico, ma in questo caso i tre pannelli formano un tutt'uno, così che è come se gli stessi committenti si trovassero tra coloro che adorano il bambino Gesù, affiancati dai rispettivi santi protettori, San Pietro e Sant'Agnese, riconoscibili dai loro attributi iconografici classici, le chiavi e l'agnello. Nel pannello centrale spicca la figura quasi monumentale della Madonna, che è avvolta in un manto blu scuro, che insieme al panno bianco fa ancora più risaltare il candore del bambino divino. Un bimbetto piccolino, che appare ancora più piccolo proprio per le grandi dimensioni della madre. Un Dio, re dei re, che si fa uomo grazie al sì della più grande tra le donne, ma che nella sua onnipotenza sceglie di farsi piccolo, di rivelarsi come un bambino, povero, umile, spogliato di tutto e quindi nudo. L'umiltà di questa madre e di questo figlio è pure evocata dalla capanna, che è una costruzione quasi fatiscente, una stalla, al cui interno, in una parte del piano inferiore, si scorge un asinello e al piano superiore sembra di vedere un pagliaio. Maria e il bambino sono sotto una tettoia, che pare reggersi a malapena solo grazie ad un fusto ritorto di un esile alberello, e la cui stabilità sembra essere resa ancora più precaria dal peso dei due pastori che vi si sono arrampicati sopra per continuare a guardare quel bambino. Gli umili pastori sono stati per primi chiamati ad adorare il bambino Gesù, che ora però sta ricevendo gli omaggi e i doni di alcuni gran signori, i re magi. Ma non per questo i pastori vogliono staccarsi dal bambino. E così, un po' intimiditi e un po' incuriositi, si posizionano in singolari punti di osservazione. Due, dal retro della stalla, si sono arrampicati su un albero per curiosare ed hanno già raggiunto il tetto, mentre un altro sta ancora arrampicandosi. Un altro ancora si affaccia dalla paretina della stalla, mentre altri due guardano attraverso un foro della stessa parete. Davvero suggestivo è il volto del pastore che si affaccia con il suo sguardo buono e i suoi pomelli rossi. Si tratta evidentemente di persone umili, con i loro strumenti da lavoro, pastorali, campanacci, una zampogna. Hanno gli abiti rattoppati, le scarpe rotte, se non sono addirittura scalzi. Di tutt'altra foggia sono gli abiti dei nuovi arrivati, i re magi. Vesti e doni da ricchi, ma soprattutto ricchi di particolari che molto rivelano di quel piccolo bambino che stanno adorando. Il mago più anziano, il calvo Melchiorre, è inginocchiato con le mani giunte, inchinato umilmente davanti alla Vergine e al bambino. Ha deposto a terra la sua corona ed anche il suo dono, tutto rapito dal bambino. Il suo mantello è rosso, ad indicare la sua regalità, ma forse anche ad evocare il futuro sacrificio del bambino, che è pure prefigurato dall'immagine del suo dono, quella piccola scultura d'oro posata a terra. Vi è raffigurata la scena del sacrificio di Isacco. Vediamo bene il padre Giacobbe con la spada levata, mentre il figlio Isacco sta preparando l'ara sacrificale, con la legna che porta in spalla. L'angelo ferma la mano di Giacobbe e vicino all'ara l'ariete che sarà sacrificato al posto di Isacco. Una prefigurazione biblica del futuro sacrificio di Cristo sulla croce. Un sacrificio con cui lui sconfiggerà la morte e il male. Una sconfitta pure prefigurata nella piccola scultura d'oro dono del maggio, in cui si vedono dei rospi come schiacciati sotto di essa. E sulla corona del maggio due uccellini affrontati con chicchi rossi di melograno, il frutto che rappresenta la passione. Accanto a Melchiorre si trova l'altro re maggio, Gaspare, un adulto con barba e capelli lunghi, castani, forse anche lui inginocchiato o colto nell'atto di farlo.
Reca in mano un vassoio d'oro con sopra il suo dono, preziosi grani di mirra. Veste un mantello grigio su cui spicca una lussuosa schiavina, la mantellina dei pellegrini, una schiavina riccamente decorata. Nella parte superiore è raffigurata un'altra scena biblica, quella della regina di Saba, che si reca in visita dal re Salomone, recandogli dei doni, un episodio narrato nel Libro dei Re, che è una prefigurazione proprio della visita dei magi a Gesù bambino, al Re dei Re. Nel bordo inferiore della stessa schiavina è invece rappresentato un altro racconto biblico, l'offerta di un capretto che Manoach e sua moglie, sino ad allora sterili, fanno a Dio dopo aver ricevuto da un messaggero del Signore l'annuncio della nascita di un figlio che chiameranno Sansone. Episodio narrato nel Libro dei Giudici che prefigura la nascita di Cristo, ma anche il concepimento miracoloso di Maria da parte di Gioacchino ed Anna. In coda al corteo sta il più giovane dei magi, il Moro Baldassarre, anche lui con il suo omaggio. Un prezioso incensiere, forse d'avorio, dalla forma sferica, contenente il terzo dono, l'incenso. Anche su questo dono è raffigurata una scena biblica. Si tratta della scena dell'omaggio dei figli di Giacobbe al fratello Giuseppe, il fratello rifiutato che poi però fu la loro salvezza. Prefigurazione della salvezza definitiva che il bambino Gesù è venuto a portare nel mondo, sconfiggendo la morte con la sua resurrezione dopo la morte di croce. E così sull'incensiere troviamo raffigurata proprio una fenice, l'uccello che rinasce dalle sue ceneri, utilizzato diffusamente come simbolo di resurrezione. Una fenice che porta nel suo becco un altro rosso chicco di melograno, evocativo del sangue versato da Cristo nella sua passione. Un melograno e una fenice quindi, simboli di passione e di resurrezione, pure evocati dalle foglie di acanto che formano le bordature del collo e delle maniche dell'abito di questo omaggio. L'acanto è la pianta generalmente usata per simboleggiare la resurrezione, ma l'acanto dalle foglie spinose evoca pure la corona di spine di Gesù e quindi la sua dolorosa passione. E proprio una corona spinosa compare anche sul copricapo di un personaggio che non può non aver attirato la nostra attenzione per la sua particolarità. Guardiamolo meglio. Si tratta dell'uomo semisvestito, avvolto in un regale rosso mantello, che si affaccia sulla porta della sgangherata capanna. Una triste parodia della regalità. Costui è incoronato da un lussuoso copricapo, in cui compare una corona di spine che però non feriscono affatto la sua testa e la sua fronte. È l'Anticristo, l'impostore, che apparirà prima della seconda venuta di Cristo e si farà passare per lui, per essere adorato dagli uomini, per irretirli e incatenarli a sé. Vediamo come lui stesso è avvolto da catene e una volta incatenati gli uomini portarseli all'inferno. Ma a meglio rivelarci la vera natura di quest'uomo ingannatore, che solo in apparenza ha uno sguardo bonario, ci sono una serie di altri segni. Sul suo copricapo, infatti, non c'è solo la finta corona di spine, ma si erge anche un parallelepipedo in vetro, da cui fuoriesce un fiore, che dovrebbe essere una Veronica, un fiore che quindi richiama nuovamente la passione di Cristo. Per rafforzare questa idea, Bosch, in una scena successivamente rimossa dal quadro, ma che si è resa visibile con speciali esami eseguiti nel corso del suo restauro, aveva posto proprio in questo punto anche la figurina di un uomo che sembra lanciare la sfera del mondo nelle tenebre e nel fuoco dell'inferno. Esattamente il contrario di ciò che è venuto a fare Cristo nel mondo. L'Anticristo si presenta quasi nudo con un manto scarlatto, quasi a voler imitare il Cristo spogliato delle sue vesti e coperto con un rosso mantello per poi essere deriso e schiaffeggiato dai soldati. Ma l'Anticristo non ha sul suo corpo le ferite di Cristo. Soltanto la caviglia destra di questo personaggio presenta una piaga ingannatrice, che in realtà non ha niente a che vedere con le piaghe benedette di Cristo. Si tratta infatti di una piaga provocata dalla lebbra, che a quei tempi era considerata un castigo divino per dei gravi peccati commessi. E che si tratti di lebbra ce lo svela la campanellina che si trova proprio vicino alla piaga,
quella campanellina che i lebbrosi erano costretti a portare per annunciare la loro presenza, il loro avvicinarsi e fare sì che i sani potessero evitarli e non contagiarsi. Una campanellina sospesa su una banda su cui si stagliano una serie di rospi, simboli del demonio. Ancora un altro particolare. La tiara che l'Anticristo tiene in mano, che è quasi un triregno papale, presenta sul bordo inferiore un altro segno rivelatore della sua natura demoniaca. Degli esseri mostruosi, rospi, scimmie, nell'atto di catturare o uccidere delle gru. Esseri maligni, simboli del mare, che lottano con le gru. Animali che invece, nelle antiche simbologie sacre, erano immagine proprio del bene che lotta contro il male e che in ambito cristiano divennero simbolo di Gesù che lotta contro il maligno. L'Anticristo è circondato da un gruppo di uomini, quasi degli antimagi, visto che Bosch li ritrae in 2 gruppi composti ciascuno da 3 persone, forse anche un'antitesi della Trinità. Questi personaggi hanno dei volti caricaturali, quasi demoniaci. Alcuni, come questo che vediamo, paiono soddisfatti di stare dalla parte del male, altri invece hanno dei visi terrei, spenti, forse per la tristezza di essere divenuti prede del demonio. E a proposito di prede, nella parte alta del pagliaio, sopra l'Anticristo, dal buio del fondo emerge un gufo, altro animale utilizzato per evocare il male. Un gufo che ha catturato la sua preda e l'ha condannata alla morte, proprio come vuole fare il demonio con chi casca nelle sue grinfie. Sotto il gufo, infatti, si vede la parte posteriore di un topo penzoloni, in bilico, cioè tra il male che lo sta trascinando nel buio e una possibilità di bene che ancora c'è e che è rappresentata dal grano che sta proprio lì a fianco. Alcune di queste spighe si piegano verso il basso, verso quegli uomini accanto all'Anticristo, per cui quindi c'è ancora una possibilità di salvezza, rappresentata da quel bambino piccolino proprio lì sotto, che si farà pane salvifico per il mondo. Ci spostiamo adesso sul retro della capanna, nella parte intermedia del trittico, dove si staglia un paesaggio fatto di dune che è separato dalla scena in primo piano da alcune costruzioni e da un muro che da sinistra prosegue sino al pannello di destra. Un muro in cui, nella parte sinistra, intravediamo un pertugio scuro in cui si nasconde un altro gufo, che sta come affacciandosi all'esterno, forse in attesa di intercettare una qualche preda da granfiare. Cosa c'è dietro questo muro, tra quelle dune che costituiscono come uno spazio intermedio tra la scena in primo piano e il paesaggio dai colori tenui sfumati sotto un cielo terso e luminoso che si staglia sullo sfondo? C'è il mondo intero. Il mondo con tutte le sue contraddizioni e con tutti i suoi pericoli. La guerra, l'odio, le persecuzioni, la lussuria e il divertimento, che Bosch evoca in questo modo. Ecco la guerra. Vediamo 2 eserciti provenire da parti opposte, pronti ad affrontarsi lancia in resta. Ed ecco la lussuria, un bordello da identificarsi con la costruzione, distinta da un'insegna con un cigno rosso. Il cigno, bianco fuori e dalle rosse carni, al suo interno, simbolo di contraddizione e lussuria. In epoca medievale, quando la gente non sapeva leggere, si faceva uso di molti simboli. Nelle Fiandre, per distinguere i postriboli, sulle facciate delle case che li ospitavano si mettevano proprio dei cigni che si davano le spalle. Questo perché 2 cigni di fronte formano un cuore e sono anche simbolo di monogamia e di fedeltà, mentre 2 cigni di spalle significano esattamente il contrario. Il colore rosso indica la lussuria. Sul colmo del tetto poi vediamo un colombario evocativo della morte, in quanto con il termine colombario si indica una costruzione funeraria. Verso questa costruzione si avvia un omino che trascina una cavalcatura su cui si vede una scimmia, simbolo diabolico usato proprio per indicare la lussuria. Ma a guardare da lontano questo luogo di perdizione, al di là del muro c'è una coppia come abbracciata, l'amore sponsale che si oppone al tradimento. E poi ecco il vuoto divertimento, evocato da un albero della cuccagna, spezzato a terra, sulla destra, con resti di ossa tutto intorno. E di nuovo, sulla sinistra, una coppia che balla scomposta ed un'altra che si affronta in modo litigioso. L'odio, la contrapposizione. Mentre in lontananza una coppia cammina insieme su un sentiero che pare condurre verso la città sul fondo, che tra poco vedremo.
Ma torniamo sull'altro lato, dove Bosch raffigura l'aggressività ed anche le tentazioni diaboliche mediante delle bestie selvatiche che aggrediscono o minacciano uomini e donne. Scorgiamo un cinghiale, simbolo diabolico, un lupo, tutti animali antitetici all'agnello. Bosch, in modo mirabile, così sintetizza tutti i pericoli del mondo di fronte ai quali sta l'uomo con il suo libero arbitrio. E così, tra la scena in primo piano in cui troneggiano il bambino e la madre e quel mondo rappresentato tra le dune, pur essendovi un muro, non sembra esserci una netta divisione e chiusura. Si notano infatti due passaggi, due varchi. Uno, non a caso, sulla sinistra, è più sinistro, diabolico. Il passaggio qui è costituito da un arco sul cui colmo si staglia un rospo, simbolo del male, un arco che conduce ad una porta che si apre sul buio. L'altro varco è sulla destra, una breccia nel muro davanti al quale sta quieto a vigilare un mite agnello, Cristo, l'Agnus Dei, che è venuto a togliere i peccati del mondo. Sempre accanto al varco c'è un altro animaletto che potrebbe passare del tutto inosservato. È un picchio verde, un uccello che si ciba di larve e vermi nascosti negli alberi, che lui si ostina a cacciare beccandone la corteccia. Per tale ragione, poiché larve e vermi simboleggiano i peccati, il picchio è divenuto in alcune tradizioni cristiane il simbolo di Cristo che senza tregua stana il demonio dalle anime. Ecco che Bosch pare dirci che possiamo scegliere da quale porta passare, quella illusoria sulla sinistra dominata da Satana che pare condurre alle tenebre, o dalla vera porta, quella di Cristo Salvatore, dove sta l'agnello. Ma tornando alla porta oscura e sinistra, osserviamo come sia vegliata da un personaggio che scopriamo essere San Giuseppe, colui che veglia sulla Sacra Famiglia e su di noi. Questo uomo, semplice ed umile, sta seduto su una cesta rovesciata, di fronte ad un fuocherello, davanti al quale sta asciugando i pannucci del bambino divino. Vuol custodire anche noi. Infatti il suo sguardo è rivolto verso l'esterno del quadro, come a voler ammonire chi guarda a tenersi lontano da quella porta, dietro cui si staglia l'abisso delle tenebre. Solo attraverso l'altra porta, quella che conduce a Cristo, all'agnello, si potrà passare indenni tra i pericoli del mondo e raggiungere la Gerusalemme celeste. Quella città sullo sfondo, che si staglia in un'atmosfera serena, sotto un cielo di un azzurro intenso, in cui brilla un sole con una stella ad 8 raggi, simbolo di eternità.